Questo era il fuzz. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Io sono Ale e oggi sono contentissimo, più o meno, di parlarvi di cose digitali ma che sono analogiche. Non ci sarà niente di digitale in questo video, forse. Il motivo per cui faccio questo video è che tante volte, quando parlo di prodotti tipo pedaliere, pedali di simulazione di ampli, plugin o qualsiasi cosa sia correlato al mondo delle simulazioni o profilazioni di amplificatori, c'è sempre qualcuno nei commenti che giustamente fa notare come tutto questo mondo digitale non sia tutto per il mondo della chitarra. Vero, però possiamo anche dire che sicuramente è una grande fetta, perché permette veramente a tutti di suonare con dei suoni già buoni, a budget veramente bassi e in condizioni ottimali. E quello che le persone fanno spesso notare è che nell'analogico manca questa cosa, la comodità del digitale applicata all'analogico, che è una cosa che un pochino sfrega su se stessa perché, stiamo parlando di digitale, microchip, tutte cose piccole, compatte, e poi analogico, camion. Infatti negli anni abbiamo visto sempre di più il tentativo delle case produttrici di infilare negli scatolotti delle pedaliere digitali qualcosa che fosse analogico, ma non sempre questa cosa riusciva al meglio, diciamocelo. In tanti casi alla fine comunque nel digitale ci si finiva. Ecco, questo era il contesto perfetto per la cosa di cui vi voglio parlare oggi. Vi dico già che è una novità, è uscito da pochissimo, se ne sta parlando tantissimo proprio per queste caratteristiche che vi ho appena detto. Ovviamente se tutte queste novità che passano qui sul canale vi piacciono, dobbiamo dire un grande grazie ai ragazzi di Musical Store 2005 che non me ne fanno perdere una. Comunque vi sto parlando del Two Notes Revolt. Come si capisce dal nome, è fatto dalla stessa realtà che ha portato sul mercato i famosissimi Torpedo Captor, utilizzati come loadbox oppure come loadbox più lettore di IR sulle nostre testate valvolari preferite. E quindi è facile intuire anche il motivo per cui questo prodotto esiste. È fatto da persone che hanno sempre cercato di rendere la vita del chitarrista analogico un pochino più semplice e con questo Revolt secondo me hanno fatto un bel passo avanti. Infatti questo è un simulatore di amplificatori analogico, con anche una bella valvolina al suo interno. Qui dentro non ci sono effetti, non ci sono modulazioni, delay, niente di tutto questo, è solo un amplificatore. 3 canali che... tanta roba. Ultimamente questo tipo di pedali amplificatori sta andando molto fra i chitarristi. Vi basta guardare il video che ho fatto un po' di tempo fa sul Blackstar Amped One. È una filosofia abbastanza simile, ma mentre quello di Blackstar simula a livello digitale, questo non scende a compromessi e mantiene la catena del suono al suo interno completamente analogica, quindi non ci sono conversioni. Sopra abbiamo tutti i pomelli che regolano i parametri, abbiamo 3 canali divisi: American Clean, British Crunch e Modern Lead. Tutti e 3 accessibili singolarmente con i 3 switch dedicati, Clean, Crunch e Lead. Il Clean arriva dritto da un Fender Bassman e lo possiamo controllare con gain, volume, basse e alte. Il Crunch arriva da una Marshall Plexi e il Lead da una Soldano Slow 100. Questi 2 canali hanno l'equalizzazione in comune, anche la quantità di boost è in comune fra i 3 canali, mentre per quanto riguarda gain e volume possiamo gestirli indipendentemente uno dall'altro. Qui in mezzo abbiamo anche una valvolina 12 AX7 utilizzata per il preamplificatore. E poi a colpo d'occhio l'altra cosa che vediamo un po' diversa che ci colpisce è il potenziometro del boost che ha un colore diverso. Questo indica semplicemente, come vi ho detto prima, che il parametro è in comune con i 3 canali e che possiamo attivarlo semplicemente ripremendo lo switch del canale su cui siamo. Quindi, ad esempio, facciamo che siamo sul canale Crunch e vogliamo il boost, ripremo lo switch del Crunch. Così si attiva il boost e questa cosa la possiamo fare su tutti i canali. L'interfaccia è finita, cioè non c'è nient'altro, non c'è editor su computer, l'app per smartphone per gestire i suoni, preset, no. Adesso infatti passiamo alle connessioni. Voglio farvi vedere una cosa che non c'è. Abbiamo ovviamente l'input per la chitarra, il send e return per collegarci i nostri effetti in catena oppure utilizzarlo con il metodo 4 cavi. Abbiamo l'output, le 2 connessioni MIDI in e out, il ground lift e l'uscita bilanciata XLR. Fine. La cosa che voglio farvi vedere che non c'è è la presa USB. Non esiste né di tipo C né di qualsiasi altro tipo per collegare la macchina al PC. Quindi questa pedaliera non fa da scheda audio. Questo è l'unico video in cui vi permetto di chiedermelo nei commenti perché la risposta non è scontata. Giustamente, questo pedale, essendo completamente analogico, non fa neanche la conversione in digitale per mandare il segnale alla nostra DAW preferita sul computer. Nella parte qui davanti invece abbiamo un paio di interruttori. Qui possiamo accendere e spegnere il loop effetti, quindi per utilizzarlo con il metodo 4 cavi. Possiamo accendere e spegnere la simulazione di cassa e tra poco ne parliamo perché lo so che mi state per dire che è digitale, ma no. Abbiamo l'aux in per entrare con le basi da un altro dispositivo e l'uscita cuffie.
Tra tutte le cose che ho provato, questo è l'unico pedale in cui è giustificato l'aux in, perché non avendo la presa USB non c'è altro modo di mandarci delle basi e suonarci sopra. Tornando alla simulazione di cassa, non è digitale ma è fatta in maniera analogica. Infatti non abbiamo 8000 simulazioni di cassa o IR da utilizzare, ne abbiamo una sola e i ragazzi di 2 Notes ci dicono essere ispirata a una cassa Marshall Signature di Slash, che inizialmente non capivo veramente il motivo per cui proprio la Slash Signature, ma poi ripensandoci effettivamente ha senso. Quelli di 2 Notes avranno fatto quello che tutti dovrebbero fare, decidere con le orecchie e non con gli occhi. Avranno provato, sono diventato Lino Benfi, diversi tipi di simulazioni di cassa e avranno scelto quello che alle loro orecchie funzionava meglio. Ovviamente il tutto contestualizzato al loro pedale. Quindi avranno scelto, mi immagino, quella che gli consentiva di avere più versatilità con il suono che si adattava meglio su tutti e tre i canali diversi del pedale, dell'amplificatore. Comunque, qui siamo di fronte all'esempio di una casa produttrice che capisce il suo pubblico. Esiste una fetta di chitarristi che vuole la praticità del digitale ma mantenendo il suo segnale completamente analogico? Soddisfiamo anche loro. Tanto comunque, il succo, la differenza tra l'analogico e il digitale di cui si parla la maggior parte delle volte, quindi la questione dell'ascolto, non cambia. Quindi, così come su una pedaliera digitale qualsiasi si ascolta il suono finito della cassa microfonata influenzato dal microfono stesso, eccetera, eccetera, lo stesso discorso si applica anche qui. La botta delle valvole di cui tanto si parla è data dal cabinet reale dietro la schiena del chitarrista. In questo caso, andando comunque diretto nell'impianto, questa cosa non c'è. Infatti sono quasi pronto a scommettere che a una grossa fetta di chitarristi analogici questo pedale possa non piacere per niente, proprio perché alla fine a livello di ascolto non cambia niente. La cosa bella è che comunque quelli di 2 Notes non lasciano fuori nessuno alla fine, perché all'interno insieme al pedale danno una licenza a vita del loro software chiamato Wall of Sound, che è uno dei migliori software da utilizzare per la simulazione di cassa, con inclusa una collection DR di altissima qualità, ovvero la Dyn IR, detta
inglese tra virgolette, Cabinet Collection, roba che solo quella costa più di 100 euro. Al suo interno ci sono 10 capture di 10 casse ispirate a 10 delle casse più famose per chitarra elettrica. Queste saranno da utilizzare in maniera esterna al pedale. Infatti il Revolt è fatto per lavorare all'interno dell'ecosistema Two Notes, per cui possiamo spegnere la simulazione di cassa interna, uscire senza passare dall'IR, entrare in un torpedo cab M, caricare una di queste IR che abbiamo incluse con il Revolt e abbiamo fatto. Ma comunque già la simulazione interna al 99,65% dei chitarristi va benissimo così com'è. Un po' mi dispiace non avere la possibilità di inserirla all'interno del pedale, ma comunque capisco il compromesso di voler mantenere il tutto completamente analogico. Io come sempre me ne vado. Come sempre ringrazio i ragazzi di Musical Store 2005 che mi mandano questi giochini praticamente appena escono per parlarvene. Qui sotto trovate anche il link, così almeno se volete più informazioni anche tecniche un po' da nerd, lì le trovate. E adesso niente, lascio la scena a me stesso del passato o del futuro, dipende da che video ci sarà.